Buongiorno a tutti quanti. Oggi accappatoiino, molto comodo. Portiamo come sempre un po' di novità e quindi ci tenevo a provare questo ciuffo di nuovi pennelli che ha fatto uscire Pantarei. Abbiamo provato già il maialone, che devo dire, gran bel ciuffo, veramente, veramente chi piace il maiale, tanta roba. Però adesso ero curioso di provare il sintetico. Andremo a vedere com'è. Non lo so, non l'ho ancora provato, quindi sarà da provare. Andiamo anche ad abbinarci un sapone che io ho già provato per i fatti miei, quindi vi dico già, non mi aspettavo comunque un saponetto buono così. Tra l'altro, sempre nei link c'è il 20% di sconto su tutto il sito, quindi è rimasto ancora una profumazione alla pipa, quindi deve essere anche buono. Hub City, e li trovate su Vanity Stock. C'è ancora una profumazione, non lo so se li rifarà arrivare ancora o no. L'unico peccato è che non ci sono gli aftershave, quindi io ci andrò ad abbinare qualcosa di mio. Però vi dico che il sapone, ragazzi, tallovato, non pensavo funzionasse bene così. Tra l'altro anche il sapone, anche questa profumazione, cioè, spinge veramente bene. Cioè, un prodottino che ho sottovalutato, che ho tenuto lì fermo per un po', perché sai, sono quelle cose che dici ma va, chissà. E invece, ragazzi, un gran bel sapone, gran bel sapone. Adesso lo andiamo a riprovare e magari ritiriamo un po' le conclusioni, però vi dico che mi ha stupito. E dopo, ragazzi, è arrivato il momento di provare Erbaionetta. Ottone satinato, sabbiato, penso. Sapete, io è inutile che nascondo che a me l'ottone non fa impazzire. Proprio lo dico. Anche se questa satinatura in mano dà una bella sensazione, però a me l'ottone non fa impazzire. Ma non importa. Adesso andiamo a vedere come rade. E dopo c'è sempre tempo. Io sto ancora aspettando un italico in acciaio. Made in Italy, fatto da Rocchetti, un italico in acciaio. Porca di quella miseria. Va bene, dai. Allora, intanto proviamo Erbaionetta. Come avete visto quando ho provato il Valinor, rasoio bello, carino, belle idee, tutto, però ragazzi, purtroppo a me come rasoio non mi ha colpito. Cioè, nel senso, se bisogna far uscire i rasoi solo per farli uscire, rischiamo di trovarci tanti rasoi, ma dopo, cioè, dopo il sintesi, per come la vedo io, ci voleva un rasoio con un po' di muscoli. Invece ci si è ritrovato un rasoietto bello, ma che, ragazzi, anche mettendoci lame molto efficaci, non lo so, io lo trovo un po' insipido. Mi dispiace dirlo perché è bello, è carino, gusti o sono gusti, però ragazzi, per me è andata così. Allora, siccome mi sono appena fatto la doccia, vado direttamente di gel pre-barba. Adesso ci ho montato una Gillette Natchet, che finché si trovano meglio prenderci dentro. Ok. Sapete, ragazzi, io dico le cose come la penso, quindi mi piacerebbe fosse tutto bello, tutto buono, tutto perfetto, tutto meraviglioso, tutto sempre nel momento giusto, al posto giusto. O dopo magari è più successo di qualche altro rasoio, cioè nel senso, si tratta comunque e sempre di considerazioni mie personali in base a quello che ho provato fino ad oggi, a quello che si trova sul mercato, quindi io non faccio altro che dire la mia in video, ecco. Non sto dicendo che il rasoio di per sé non è buono, ma ci mancherebbe anche altro, però dico un po' quello che mi aspetto, cosa non mi aspetto. Allora, prima faccio un bel montaggio, poi vediamo.
ciuffo un po' particolare, nel senso che così non mi sta ricordando altri ciuffi, se non il Plisoft, tipo quello che monta la Rasor. Quindi mi sembra un ciuffo Plisoft, però non dico che punge, però dico che ha un massaggio abbastanza sostenuto. Non è assolutamente aggressivo come i ciuffi tipo quelli della Frank Shaving che ha montato Westman, che sul mio viso sono, cioè, è veramente troppo. Però siamo sul limite per il gusto mio. Quindi un bel massaggio sostenuto, quello sì, non aggressivo. Però anche sensazioni in viso, questo ciuffo, dispiace dirlo, però secondo me comunque non è all'altezza dei nostri ciuffi blasonati di cui parliamo tanto, che parlo tanto io, tipo l'N3C, tipo l'Umo, via dicendo. Quindi dà anche leggermente quella sensazione un po' plasticosa, no? Un pochettino. Monta bene, lavora bene, massaggia bene, però ecco, questo non è un sintetico che a gusto mio fa impazzire. Ecco, uno che magari vuole un sintetico che faccia un bel massaggio, che non sia aggressivo sul viso, ma che faccia un bel massaggio, può essere che gli piaccia. A me, sono sincero, questo ciuffo non fa impazzire, anche se lavora alla perfezione. Comunque i manici bellissimi, l'ho già detto, quindi una bella serie. Spero che magari ci vada a montare, che mi ha già detto che probabilmente anche lo farà, tipo un ciuffo o Umo o il 5G. Ci sono anche adesso gli ST1 lì che dicono siano una bomba, lo devo ancora provare, o un NC3 della Botti, insomma un ciuffo degno anche del manico, del resto, così insomma, da poter avere una bella bomba in mano. Andiamo di Bayonetta. Provo un azzardo, a sensazione così. Ecco il rasoio che doveva uscire al posto del Valinor. O la testa che avrebbe dovuto avere il Valinor. Mamma mia. Che rasoione. Con la Nacet. Mamma mia che meraviglia. Bel rasoio questo, ragazzi. Peccato in ottone, ragazzi, a me mi dispiace, ma porca miseria, cioè, o spero anch'io di riuscire a portare avanti sta copertura invisibile, o se no io capisco il rasoio per tutti, però fatelo per tutti, ma fate anche una versione in acciaio, cavolo che fa su nervoso, per me il dottore a me non piace, ragazzi. Dopo si ossida, devi stare a lucidarlo, a ripassarlo, è una cosa che veramente non mi piace. Infatti anche sul Razorline Fat Boy, come si chiama? Cavolo, dovevano fare la testina in acciaio, no, niente, manico acciaio, testina ottone e dopo tutto ottone. Capisco io che è un investimento, che magari il prezzo, sai, io posso capire tutto, però
date le tue opzioni, cioè fatelo pagare quello che è, provate, magari fate meno pezzi la prima volta, io non lo so, però cioè, se c'è riuscito anche Bruno, che comunque ha il suo negozio ma non è il colosso mondiale della rasatura, nonostante lavori bene, c'è il suo negozio e tutto, è riuscito a fare il mio Olnir, vuoi vedere che negozi con una potenza di fuoco notevole non riesca a farci uscire un italico in acciaio, un baionetta in acciaio, dai, no, fai la versione qua economica, 30-40 euro, quello che vuoi, e dopo fai una versione che secondo me va, capito, cioè nel senso, magari non dico che io non sono l'uomo del marketing che dici cosa vende di più di meno, io vi dico che non ci avrei pensato due volte, magari avrei comprato prima questo, l'avrei provato, però una volta che l'hai provato e ti piace, cioè lo venderai subito e mi comprerai l'altro in acciaio, cioè. Anche se probabilmente avrei comprato direttamente quello in acciaio. Comunque ciuffo che monta benissimo, l'unica cosa che avevo detto è che è bello ruspante. Per il mio viso è quasi al limite. E ha leggermente un po' meno del ciuffo che monta Westman sui suoi, però siamo a quel livello lì. Non è un ciuffo che secondo me, cioè, attualmente si trova di meglio sul mercato. Molto di meglio, quindi c'è la possibilità di scelta, secondo me, io andrei su quelli. E allora, questo secondo me è un passettino oltre l'italico, Però secondo me è il rasoio che c'era bisogno ci fosse. Ragazzi, emozionante. Taglio spettacolare. Una meraviglia. Questo sapone ha una profumazione veramente l'americana. Bella. L'avevo comprato l'anno scorso e non si sente il tallo, a parte che la profumazione è veramente forte, quindi fa fatica anche sentirsi, però ha mantenuto la profumazione e non si sente il tallo. Se vi capita di fare un acquistino su Vanity, buttateci dentro il sapone, quelli che sono rimasti, perché tanta roba. Che mi ricorda un Masamune che taglia come poco meno di un Odachi, cioè una roba mostruosa. Senti proprio che quella sensazione che il rasoio si pianta in viso, porta via tutto, però anche con una certa tranquillità e sicurezza. Ecco, non è propriamente un rasoio perché ho cominciato ieri, lo è molto di più in sintesi, uno stiletto in alluminio però ragazzi rasoione questo è, a parte che è bellissimo anche, quindi secondo me merita di più questo
una versione completamente in acciaio fatta bene, lucida, che non il sintesi che qualità, prezzo, utilizzo e tutto ci sta bene anche su quel prezzo lì, anche con la copertura al cromo duro, cioè va bene così com'è. Questo secondo me assolutamente, ma assolutamente si merita una versione in acciaio. Prima di tutto io continuerò fino alla morte a quotare italico, perché italico è quella giusta mezza via, è quel rasoio che lo è anche questo, che uno può chiamare già definitivo, però l'italico, cioè puoi proprio chiudere gli occhi e raderti con soddisfazione, con gusto, con suono, con tutto, senza proprio il pensiero, la fatica né niente, cioè riesci secondo me a racchiudere tutto quello che dovrebbe essere un rasoio di sicurezza. Questo della sua c'ha di più, c'ha una profondità di taglio maggiore, c'ha una bella emozione di taglio, ha un carattere è più muscoloso di taglio, questo qua, è più muscoloso. Cioè dopo il sintesi, dopo lo stiletto qua e là, questo tanta roba ragazzi, mamma mia. Bel rasoione questo. Non paga roba, non quasi più niente. L'unica cosa che potrebbe leggermente soffrire sto rasoio nel contropelo ma per fortuna in modo veramente minimo, è che la lama espone molto dal cap e se avete una lametta fina che non taglia bene potrebbe un po' vibrare. Io leggermente lo sento, ma non mi dà problemi per fortuna, è una cosa proprio minima e con le lamette che uso io non ho questo problema, però quello potrebbe essere l'unico eventuale problema che potrebbe avere il rasoio, ma come resto bomba atomica ragazzi, veramente una bomba, mamma mia. Fantastico, proprio una bella mezza via tra l'italico e il Tribon 6 o Rocca, è proprio quella mezza via lì, fantastico, baionetta super promossa. Aspetto la versione in acciaio come lo aspetto anche sull'italico, voglio la versione in acciaio, bello lo stone, si comincia, ci si fa conoscere, però dopo fate la versione, costi quel che costi tra virgolette, ma fate la versione in acciaio che secondo me, non penso che bisogna fare per forza 1000 rasoi, ma secondo me se uno ne fa anche 200-300 io penso che alla fine li vendi, magari non li vendi subito come un rasoio da 30 euro, però ragazzi se fate un italico in acciaio o anche questo in acciaio io penso che il suo mercato ce l'abbia, anche perché attualmente le persone stanno sempre di più selezionando, quindi è vero, secondo me, almeno io parlo di appassionati, non posso parlare di tutto il mercato. È vero che la gente comunque dà fiducia perché gli piace la novità, non costa tantissimo e ce lo porta comunque a casa, però quando una cosa è valida e funziona come questo, ecco il valido non vi direi di farlo in acciaio, sincero, ma quando un rasoio è valido come questo, come l'italico, merita a un certo punto, quando da tutti è considerato, dalla maggior parte delle persone, da appassionati che comunque hanno tanta roba, dicono è una bomba, secondo me merita farsi la versione in acciaio. Dopo ragazzi, io dico così, mi ci sparo dopo barba all'aloe Terra Natura, profumazione fantastica, legnosa, che adoro.
secondo me si abbina bene, o mi va di metterci questo insieme con il sapone Egyptus. Questo non c'è più, adesso c'è Dream Pipe, no, Dream Pipe, una roba così, quindi sogno di pipa, qualcosa con la pipa, quindi penso sia tipo un tabaccoso. Ragazzi, portatevelo a casa, se lo beccate, perché non mi aspettavo un saponetto veramente valido così. Ottimo, allora, considerazioni finali. Sapone ne ho appena parlato e ve l'ho detto. Bayonetta, se vi fa piacere l'acquisto, posso darvi il Jared Approved, super, veramente fantastico, lo trovate su Goodfellas, nella descrizione ci avete il 5% di sconto, e se usate il link date anche un sostegno al canale. E questo vi posso proprio dire, ragazzi, se avete un po' di esperienza con la rasatura tradizionale, questo qua vi farà innamorare. Rasoione. Alessandro, fino adesso non ho mai potuto dirti niente, perché ogni cosa che ho provato uno meglio dell'altro. Adesso proverò anche il Manchuria, vediamo quello com'è. Questo ciuffo sintetico a me non ha fatto impazzire. Il manico è meraviglioso, il pennello è bellissimo, qualità prezzo niente da dire, però il ciuffo, un manico così, anche con l'artigianalità di metterci il notolino in ceramica e via dicendo, merita un ciuffo sintetico più prestazionale di questo. Questo come la vedo io. Ecco, se uno proprio cerca il sintetico bello macinoso, che si senta bene in viso, che il massaggio sia veramente sostenuto, però per me è al limite, lo dico, è al limite. E anche un po' il senso un po' plasticoso non mi fa impazzire, quindi purtroppo questa è la realtà. Per adesso super promosso il ciuffo, veramente di alta qualità in maiale, fantastico. Il sintetico, questo ciuffo, portate pazienza, non mi ha fatto impazzire. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.